Ed eccoli qua, ve li faccio vedere subitissimo gli orecchini oggetto del tutorial di oggi. Sono gli orecchini Mistral che praticamente hanno al loro interno le perline Wave relativamente nuove. Questi orecchini però io li avevo già realizzati, non questi, il prototipo parecchio tempo fa, però poi per vari motivi sono rimasti lì ad aspettare il loro turno, che adesso è arrivato urgentemente. E qui abbiamo i sostegni sul retro, quindi un pochino di lavoro da fare, però questo li rende davvero solidi. E mentre per quanto riguarda il lavoro è meno difficile di quello che possa sembrare al momento, solo un po' di attenzione nel primissimo passaggio, poi per il resto vedrete una volta presa la mano vi sembreranno semplici. Una cosa importante, le wave vanno messe tutte nello stesso verso, così come le vedete. Questi orecchini non possono essere simmetrici come talvolta io faccio. Le wave, se messe dall'altro lato, hanno un aspetto leggermente diverso, e questo ho potuto verificarlo mentre facevo le prove per altri orecchini, quindi le metterò io, le userò sempre nello stesso verso. In ogni caso questa cosa la ripeterò anche dopo, perché il tutorial, come potete immaginare, è stato già girato, perché ve lo dico in fase diciamo di spiegazione. Vi volevo dire che comunque li ho chiamati Mistral perché vedete queste specie di, tra virgolette, spighe, insomma rametti, sembrano appunto essere un pochino trasportati dal vento, per cui continuo la mia serie dei venti, e quindi ho trovato questo nome che mi sembrava davvero carino. Ho scoperto per caso il nome di questo vento qui e quindi ho deciso di chiamarli in questo modo. Spero che piacciono a voi e che vogliate rifarli. Vi lascio l'elenco dei materiali necessari. A tra pochissimo. Per realizzare i nostri orecchini serviranno innanzitutto 2 anellini, poi 2 perni, questi sono in zama, ne vedete solo uno perché l'altro l'ho utilizzato già, poi 2 rivoli da 14 mm in questo bellissimo colore che non ricordo perché questi mi sono stati regalati, poi serviranno 16 mezzi cristalli da 3 mm e questi sono nel colore Sueded Gold Fern, poi serviranno 48 wave e queste sono nel colore Tropical Blue Grape, poi ancora 80 Super Duo e queste sono nel colore Satin Metallic Peach, poi serviranno le Rokai Miyuki 80 e queste sono nel colore Duracot Galvanized Dark Seafoam, poi serviranno le Rokai Miyuki 11.0 e queste sono nel colore Duracot Galvanized Dusty Orchid, e poi le Rokai Miyuki 15.0 nel colore Duracot Galvanized Muscat. Dimenticavo di parlarvi del filo che io vi consiglio, che è il filo di nylon monofilamento da 0,20 mm che trovate sul sito Semplici Bijou. Per farlo passare nella cruna del lago dovete appiattirlo all'estremità con delle pinze a punta conica, tirando e schiacciando bene con le pinze. Al centro si formerà una parte più piatta al centro di questo appunto appiattimento che faremo, e lì dovremo tagliare al centro di questo appiattimento per far passare il filo nella cruna del lago, che in questo caso va bene il numero 11, che ci servirà appunto il lago della Poni. Eccolo qui. A tra poco. Per cominciare faremo un'incastonatura molto semplice, un'incastonatura netted, e quindi mettiamo sul lago 8 rocaie 80 alternate a 8 mezzi cristalli da 3 mm, e quindi ovviamente dobbiamo portare tutto quasi alla fine del filo, ripassare nelle perline chiudendo a cerchio, i capi del filo si congiungeranno, faremo 2 nodi, nasconderemo il capocorto del filo e poi con l'ago andremo a comunque allontanarci un pochino dal nodo per poi poter incominciare a lavorare. Vi dico subito che dobbiamo uscire da una 80, ma ci vediamo qui tra pochissimo. Fatto quello che vi dicevo, ci ritroveremo così e portiamoci tutti quanti in questo verso, perché se adesso potrebbe essere relativo, sarà importante più tardi, nel momento in cui andiamo a inserire le wave che andranno inserite nello stesso identico modo dell'altro orecchino. Intanto procediamo a fare l'incastonatura appunto netted, e dobbiamo mettere sul lago adesso, uscendo dalla rocaia 80, 5 rocaie 11.0 e ci andiamo a inserire nella 80 successiva. Ovviamente questo passaggio è semplice e dovremo fare questi archetti diciamo di 5 rocaie per tutto il giro, sempre andandoci a inserire nella 80. A tra poco.
Fatto quello che vi dicevo, ci ritroveremo così. Come vedete stiamo uscendo dalla rocaille di punta dell'archetto, quindi dalla terza rocaille 11,0, e mettiamo sul lago 3 rocaille 11,0 e ci andiamo a inserire nella rocaille centrale dell'archetto successivo. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Ovviamente adesso non tiriamo perché poi dovremo inserire i rivoli, ma facciamo questo passaggio per tutto il giro e ci rivediamo qui tra poco. Terminato il giro ci ritroveremo così e ci portiamo ad uscire, vedete, dalla rocaille centrale di questo archetto di 3, del primo archetto di 3 che avevamo realizzato, quindi dalla seconda rocaille. A questo punto mettiamo sul lago una rocaille 11,0 e ci andiamo a inserire nella rocaille centrale dell'archetto successivo. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Ovviamente adesso lo rifaremo per tutto il giro, inseriamo sempre una rocaille e andiamo nella rocaille centrale dell'archetto successivo e poi prima di stringere definitivamente andiamo a inserire i rivoli, ma ci vediamo tra poco. Come vi dicevo, prima di stringere l'incastonatura prendiamo il nostro rivoli da 14 mm e andiamo a inserirlo con la parte brillante verso il basso. Ci assicuriamo che tutte le rocaille siano sopra, diciamo, i rivoli, e tiriamo il filo. Tiriamo bene il filo, ma dobbiamo assolutamente ripassare nelle perline dell'ultimissimo giro, quindi quelle di punta dell'archetto di 3 e quella rocaille appena inserita, ripassiamo per stringere bene l'incastonatura e ci vediamo qui tra poco. Ecco, e questo sarà il nostro rivolo incastonato abbastanza velocemente. E adesso cosa facciamo? Dobbiamo andare a risalire qui lungo appunto l'incastonatura, ma facciamolo insieme perché vi voglio far vedere che sempre ci dobbiamo andare a trovare con il filo che va verso sinistra. È importante che ci troviamo tutti in questa posizione, infatti risalendo in questo modo, seguendo diciamo comunque il passaggio dell'incastonatura stessa delle rocaille 11,0, dobbiamo andare ad uscire dalla rocaille 8,0 dell'incastonatura ed eccoci qua. Siamo arrivati all'incastonatura e il filo va verso sinistra, va bene? Adesso, cosa molto importante, dobbiamo iniziare a inserire le wave e ci vediamo tra un attimo. Ecco, dobbiamo mettere sul lago questa sequenza, quindi 3 wave, così come le vedete, infilate dalla parte più bombata, poi 4 super duo e 3 rocaille 15,0. Ora avviciniamo questa sequenza al lavoro e dobbiamo andarci a inserire in questa super duo, la seconda che abbiamo. Qui questa, vedrete, si dovrà proprio disporre in questo modo. Noi andiamo a inserirci nel foro libero della seconda super duo, per come ci troviamo adesso. Tiriamo il filo e ci troveremo così. Adesso vi faccio vedere. Ci troveremo così. Adesso prendiamo un'altra super duo e ci andiamo a inserire nella super duo che sta accanto, quindi nel foro libero della super duo che viene ancora dopo. Tiriamo il filo e ci troveremo così. Vi faccio vedere di nuovo, meglio, così. Adesso invece questa super duo la facciamo andare in questo modo, con il foro che sia per la prima che per la quarta super duo sarà rivolto verso il basso, e poi prendiamo una 11,0 e ci andiamo a inserire nella wave, così nel foro libero della wave che viene subito dopo. Questo passaggio è un pochino complicato, ma più che altro solo adesso, perché questo è il primissimo inserimento. Vi spiego perché noi lo facciamo così. Tiriamo il filo un attimo e ci ritroveremo così. Dobbiamo ovviamente avvicinare maggiormente il lavoro tirando dalle rocaille 15,0, tenendo ferme le rocaille 15,0 e tirando. Qui sotto avremo questa situazione, ora mi posiziono meglio, così.
ci dovremo trovare così. Cosa succede? Che noi abbiamo questa, diciamo, questa specie di spighetta che verrà completata solo all'ultimo giro, mentre noi da qui proseguiremo a fare il resto del lavoro. E quindi ora, quindi uscendo dalla wave, dobbiamo mettere sul lago una superduo, eccola, e ci andiamo a inserire nella wave successiva. Così. Poi prendiamo un'altra superduo e ci andiamo a inserire nella wave che viene dopo. Così. E tiriamo il filo e poi dobbiamo prendere, cosa molto importante, una rocaille 15-0 e andarci a inserire nella 8-0 successiva. Vedete, noi stiamo uscendo da questo punto che adesso andremo a tirare, abbiamo la 15-0 e ci andiamo a inserire nella 8-0 successiva, completando tra virgolette così un passaggio, ma in realtà questi sono due passaggi come dire divisi entrambi a metà, sono due passaggi a metà, e questo lo capiremo più tardi. Tiriamo bene, tenendo come vi dicevo, tenendo ferme le 15-0 qui su, tiriamo bene, ci dovremo trovare così. Quindi adesso ci troviamo di nuovo ad uscire dalla rocaille 8-0 e mettiamo sul lago questa volta solo le 3 wave per adesso, perché noi le super duo le abbiamo già sul lavoro, però le wave sempre inserendoci dalla parte bombata, non dalla parte con l'incapo, da questa parte qua, in questa posizione. Cosa facciamo adesso? Andiamo a inserirci nella super duo che abbiamo già sul lavoro, questa qui la prima che incontriamo andando dal basso verso l'alto. Tiriamo il filo, tiriamo bene il filo e ci ritroveremo così. A questo punto qui dobbiamo prendere 2 super duo, eccole, e andarci a inserire qui nella super duo che abbiamo appena sopra. Tiriamo il filo, ci ritroveremo così ed ecco che si viene a formare tra virgolette la seconda spighetta. Poi prendiamo le 3 rocaille 15-0 e ci andiamo a inserire nel foro libero di questa super duo che abbiamo qui, subito verso sinistra, e tiriamo il filo e poi qui tra queste 2 super duo andiamo a inserire un'altra super duo che fa da punta, eccola qui, e ci inseriamo qui nel foro libero della super duo che abbiamo accanto, qui verso sinistra, e tiriamo il filo così. Vediamo, osserviamo la situazione, ci troveremo così. Adesso non vi preoccupate che sembra che il filo sia, diciamo, un po' più libero, ma dopo dobbiamo tirare come al solito tenendo ferme le 15-0. Ma in questo punto, uscendo qui da questa coppia, diciamo, di super duo, dobbiamo mettere sul lago la 11-0 e andarci a inserire nella wave, nel foro libero della wave che viene subito dopo. Tiriamo bene il filo, se necessario teniamo ferme le 15-0, ma penso che vada già a posto così. Ecco, e ci troviamo in questo modo. Vi faccio vedere rispetto anche a quello che abbiamo fatto già prima, come ci troviamo, e a questo punto di nuovo dobbiamo inserire le super duo tra le wave. Quindi andiamo a prendere una super duo e ci inseriamo nella wave successiva. Poi un'altra super duo e ci andiamo a inserire nella wave successiva. Tiriamo il filo, ci ritroveremo così e adesso prendiamo una rocaille 15-0
e ci andiamo a inserire nella 8,0 successiva, che è questa, perché vedete stiamo uscendo da questo punto, da questa 8,0 andiamo nella 8,0 successiva. Diciamo che adesso nel momento in cui inseriamo la 15,0 possiamo forse tirare meglio il filo e tutto si sistema e viene più come dire insomma solido, ecco, scusate, così tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Infatti, ecco qua. Adesso dobbiamo ripetere il passaggio appena fatto, io poi vi scriverò il minuto dal quale ripartire, però mi allontano un attimo lo rifaccio per una questione di continuità. Lo so che poi il video viene lungo, però meglio se continuiamo ancora una volta insieme, perché il primo passaggio, ripeto, è a parte, è l'inserimento che ci serve per iniziare. Poi questi successivi, e in tutto saranno comunque 8, compreso anche il primo, e in questi successivi si procederà in questo modo. Io adesso lo rifaccio. A tra poco. Quindi di nuovo, uscendo dalla 8,0, prendiamo le 3 wave sempre dalla parte bombata, ci andremo a inserire e andiamo a inserirci nella super 2 che abbiamo già sul lavoro e tiriamo il filo. Così, poi prendiamo 2 super duo e ci andiamo a inserire nell'altra super duo che viene dopo, quindi queste due le piazziamo tra queste due che abbiamo già sul lavoro. Poi prendiamo le 3 rocaille 15,0 e ci andiamo a inserire nel foro libero di questa super duo che abbiamo qui. Poi prendiamo la super duo singola da mettere tra queste due. Poi cosa importante, scusatemi, cosa importante, prendiamo la 11,0 che ci serve a distanziare e fare stare ben tesi tutti questi lavori che stiamo facendo intorno. Quindi prendiamo la 11,0 e ci inseriamo nella wave. Metto un po' più in verticale il lavoro, così è più semplice per me. Poi prendiamo la super duo e ci inseriamo nella wave successiva. Poi prendiamo la super duo e ci inseriamo nella wave successiva. Tiriamo il filo, poi prendiamo la 15,0 e ci inseriamo nella 8,0. Ecco, secondo me vederlo adesso in maniera più fluida può aiutare anche voi, insomma, a comprendere meglio. Tirando il filo, una volta che abbiamo inserito la 15,0, tutto si sistema per il meglio. Ecco qua, così. Quindi adesso che faremo? Rimetteremo le 3 wave, ci inseriremo nella super duo e così via. Io magari vi scrivo il minuto dal quale dobbiamo riprendere, ripeto, dal secondo passaggio in poi, perché il primo è un extra, diciamo, è diverso. Quindi a tra pochissimo. Prima ho dimenticato di dirvi che certo dovremo fare 7 passaggi, ma l'ultimo passaggio lo dobbiamo necessariamente fare insieme, perché si tratta di completare questo passaggio qui che avevamo lasciato incompiuto. Quindi contiamo i passaggi fatti considerando i gruppetti di wave che sono più evidenti. Guardate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'ottavo lo dobbiamo fare insieme. Mettiamo sul lago 3 wave sempre dal lato bombato e ci andiamo a inserire in questa super duo, questa del passaggio del settimo passaggio, in sostanza quello che anch'esso è effettivamente incompleto. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Non vi preoccupate che tutto si sistema, solo dobbiamo fare un po' di attenzione. Prendiamo 2 super duo, perché qui tra le due che ci sono dobbiamo mettere le altre 2 super duo e ci andiamo a inserire qui nella super duo accanto, così. Poi prendiamo le 3 rocaille 15,0,
Diciamo che questo l'abbiamo fatto anche prima, in effetti. E ci andiamo a inserire nella super duo che sta accanto, così. Tiriamo il filo, poi prendiamo una super duo e ci inseriamo tra queste due super duo. Come abbiamo sempre visto, dobbiamo mettere questa che è una specie di punta, insomma, di questa ipotetica spiga. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Adesso mettiamo una rocaille 11,0 e ci andiamo a inserire nella wave e tiriamo il filo, e questo, se vogliamo, ancora è simile a quello che abbiamo fatto finora, però ovviamente adesso non andiamo a prendere una super duo, ma ci andiamo a inserire in questa super duo che abbiamo già sul lavoro e tiriamo il filo così. Poi abbiamo sotto la wave e andiamo a inserirci nel foro libero della wave centrale delle 3 e tiriamo il filo così. Vedrete che adesso tutto si chiarisce. Ovviamente ci andiamo a inserire in questa super duo che abbiamo già sul lavoro e tiriamo il filo. Ecco che si sistema, ma ancora meglio adesso passando nell'ultima wave che abbiamo, quella più vicina al lavoro, sempre nel foro libero. Tiriamo il filo, ci ritroveremo così e poi tutto si sistema definitivamente quando andiamo a inserire la 15,0 e ci andiamo a inserire nella 8,0 che abbiamo qui sul lavoro. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Ecco, la rocaille è andata al suo posto, tutte le spighette sono al loro posto. Stiamo uscendo dalla 8,0, ci vediamo tra un attimo. Ecco qua, tirando bene ci ritroveremo così, come vi dicevo. Adesso non dobbiamo fare altro che risalire, stiamo uscendo dalla 8,0 come vi ho detto, risaliamo nelle wave. Il peggio è passato e andiamo a passare anche in quest'altra wave, nelle super duo, così. Per come le troviamo, attraversiamo anche queste altre due super duo. Poi andiamo ad attraversare anche questa super duo. Poi andiamo ad attraversare le 3 rocaille 15,0. Così fissiamo bene anche l'ultimo passaggio, tirando bene. Attraversiamo le super duo per come adesso le troviamo, quindi questa qui. Il filo si è impigliato, facciamo attenzione. E poi attraversiamo anche queste due e attraversiamo la rocaille 11,0. Giro un po' per comodità, tiriamo il filo, ci troviamo quindi ad uscire da questa rocaille 11,0. L'abbiamo fatto risalendo per le perline per come si trovavano in linea. Adesso cosa dobbiamo fare? In realtà qualcosa di semplice, e quindi mettere sul lago 4 rocaille 15,0. Eccole, e andarci a inserire nelle 3 rocaille 15,0 che abbiamo qui su e ci ritroveremo così. Poi prendiamo altre 4 rocaille 15,0 e ci andiamo a inserire nel foro libero della super duo, questa di punta. Dobbiamo fare il contorno del nostro lavoro. Poi prendiamo altre 4 rocaille 15,0 e ci andiamo a inserire nella rocaille 11,0
e quindi adesso non dobbiamo fare altro che ripetere questi passaggi. Sempre 4 rocai 15-0 che sistemeremo qui, qui e poi qui in questo spazio fino ad arrivare di nuovo alla 11-0. Non lo ripeto perché questo video già verrà lungo e ci vediamo tra un po' a giro terminato. A tra poco! Terminato il giro ci ritroveremo così, guardate sul davanti già ci siamo, stiamo uscendo dalla rocaia 11-0 ma dobbiamo andare a lavorare sul retro, quindi giriamo il lavoro e ci ritroveremo così, come vedete vi ripeto stiamo uscendo dalla rocaia 11-0 sul contorno e prendiamo 7 rocaie 11-0 adesso per stabilizzare il lavoro. Ecco, con queste 7 rocaie 11-0 ci andiamo a inserire qui nella superduo e queste rocaie 11-0 andranno un pochino a doppiare, tra virgolette, le 15 che stanno sul davanti, quindi queste le faremo andare in questa posizione, così, ecco. Vedete, abbiamo davanti le 15 e qui dietro le 11 perché ci servono per sostenere questa struttura un po' anomala. E poi prendiamo 3 rocaie 11-0 e ci andiamo a inserire nella 11-0 successiva. Tiriamo il filo e anche queste le faremo posizionare così. E dobbiamo ripetere questi passaggi, quindi 7 rocai e 3 rocai per tutto il giro. Ci vediamo qui tra poco. Terminato il giro ci ritroveremo così e vedrete che già sarà più solido il nostro lavoro, ma non possiamo fermarci qui, dobbiamo fare ancora dei sostegni sul retro. Quindi stiamo uscendo dalla rocaia 11-0 che poi era quella da cui eravamo partiti, si trova un po' qui sotto nascosta, ma attraversiamo anche queste 7 rocaie che sono le prime 7 che abbiamo inserito e ci troviamo ad uscire da questo punto. A questo punto tiriamo il filo e mettiamo sul lago 2 rocaie 15-0 e ci andiamo a inserire in queste 3 rocaie 11-0 che abbiamo di seguito, che abbiamo qui sotto. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Adesso mettiamo sul lago 6 rocaie 11-0. Eccole e ci andiamo a inserire, vediamo bene, guardate in questo punto. Quindi qui abbiamo le 3 wave che sono in linea diciamo con queste 3 rocaie 11-0 che stiamo considerando. Dobbiamo andare nel sostegno, cioè nell'archetto che c'è qui sotto queste 3 wave, l'archetto che era quello di 5, quello originario dell'incastonatura. Non andiamo a inserirci in questa rocaia, vi faccio vedere meglio, non in questa ma in questa successiva, che è la seconda diciamo dell'archetto, ci andiamo a inserire in questo punto e tiriamo il filo. Ci ritroveremo così, ma adesso risaliamo non in questa rocaia che abbiamo accanto, inutile, andiamo in questa che abbiamo ancora dopo, che si trova sulla destra, che fa sempre parte dell'archetto originario dell'incastonatura. Risaliamo in questa rocaia e ci ritroveremo così, vedete come si inizia a tendere, prendiamo una rocaia 11-0 e ci andiamo a inserire non in questa rocaia che è la sesta diciamo di questo gruppetto di 6 ma nelle altre 5, quella la saltiamo e andiamo a inserirci nelle altre 5 però di quelle appena aggiunte, così in queste 5. Tiriamo il filo e si formerà proprio un ponticello che sostiene la nostra struttura. Tiriamo bene il filo, ci ritroveremo così e andiamo a proseguire nel lavoro in queste altre 7 rocaie che erano quelle che avevamo aggiunto prima. Proseguiamo in questa direzione nelle 7 rocaie. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così, tiriamo bene. E questo servirà a sostenere la nostra struttura. Adesso mettiamo di nuovo 2 rocaie 15-0, ci andiamo a inserire nelle 3 rocaie 11-0 che abbiamo qui sotto, ecco qui,
tiriamo il filo e possiamo rifare il nostro sostegno, il nostro ponticello, inserendo di nuovo 6 rocaie 11 0, eccole, ci andiamo a inserire nell'archetto che si trova qui sotto queste wave, andiamo nella seconda rocaille dell'archetto e tiriamo il filo. Sto ripetendo il passaggio giusto per continuità, tiriamo il filo, ci ritroveremo così, ma poi andiamo nella rocaille accanto, non quella centrale ma quella che viene dopo, tiriamo il filo e risaliamo in questo nostro ponticello, poi prendiamo una rocaille 11 0 e ci andiamo a inserire non nella sesta rocaille ma nella quinta, quindi risaliamo in queste 5 che abbiamo di seguito. Così tiriamo il filo e si sarà formato il secondo sostegno. Adesso ci inseriamo di nuovo nelle 7 rocaille che abbiamo qui di seguito, che avevamo inserito prima, e proseguiamo, ripetiamo questi passaggi per tutto il giro. Vedete, stiamo uscendo di qua, si formerà questo, diciamo, decoro qui, tra virgolette, sul retro, e poi ci vediamo qui, ci manca pochissimo per terminare. Terminato il giro ci ritroveremo così ad uscire dalle 7 rocaille. Questo è quello che succede qui sul retro con questo, diciamo, questi sostegni che sono effettivamente anche simpatici da vedere. Ora attraversate queste 7 rocaille, però andiamo ancora avanti ad attraversare le 2,15 e le 3,11 0, perché poi ci dobbiamo portare a fare il cappietto. Adesso che usciamo da queste 3 rocaille 11 0, ci andiamo a inserire nella rocaille 11 0, quella dalla quale eravamo partiti proprio per fare i sostegni. Così, questa vedete di incrocio un pochino, perché poi andiamo a risalire nelle 15 0. Risaliamo in queste 15 0 per come le troviamo, così. Tiriamo il filo, proseguiamo ancora oltre, fino ad arrivare all'ultima rocaille prima della superduo. Ecco qua. Allora prendiamo le 6 rocaille 11 0, scusate 15 0, e ci andiamo a inserire direttamente nelle 4 rocaille 15 0 che ci sono dopo. E avremo fatto qui il cappietto, così, così, e poi proseguiamo senza attraversare più la rocaille 11 0 che abbiamo qui sotto, ma andando direttamente nelle altre rocaille 15 0 che abbiamo qui sopra, e li attraversiamo ovviamente il più possibile insieme, tiriamo il filo e poi attraversiamo anche queste altre, tutte quante sempre prima della superduo, ma per fare qui solo la punta mettiamo 3 rocaille 15 0, perché in questo caso non dobbiamo ovviamente rifare il cappietto. Con le 3 rocaille 15 0 andiamo a inserirci nelle 4 rocaille che seguono e poi attraversate queste, si formerà la punta sulla superduo, attraversiamo anche le rocaille 15 0 che abbiamo di seguito e così via. Dobbiamo proseguire in questo modo per fare le punte agli altri 8, diciamo alle altre 8 superduo che abbiamo, anzi scusate 6, perché su una già l'abbiamo fatta facendo il cappietto. Adesso vi sembrerà un pochino storto, ma si sistemerà, e poi una volta che avremo rifatto le punte a tutte queste superduo possiamo ripassare eventualmente nel cappietto, così fermarci in un determinato punto, volendo anche tornare sul retro per fare i nodi, e poi proseguire ancora nelle perline e tagliare il filo. Ovviamente vi volevo dire che appunto
questo giro ci serve per compattare le 15,0 e per tenerle unite, quindi saltando la 11 come vi ho detto poco fa. A tra poco. Vi volevo solo far vedere che ho fatto le punte sulle Super Duo e adesso sono anche di nuovo passata attraverso queste rocaie appunto del cappietto per rinforzarlo. Questo è il cappietto. Adesso vado qui e magari in queste rocaie che ci sono qui, rocaie 15,0, posso fare i 2 nodi. Avrei voluto anche farlo sul retro, ma in effetti non stiamo di nuovo a ripassare sul retro della lavorazione. Intanto anche qui i nodi si possono nascondere bene e lo facciamo insieme, giusto per sicurezza, e poi non ci resta che proseguire. Ecco, proseguire ancora nelle 15,0 e poi dicevo proseguire ancora nelle 15,0 e poi tagliare il filo. Penso che così sia più che sufficiente. Ecco qua, possiamo tagliare il filo e l'orecchino è terminato. Ecco, questi sono gli orecchini Mistral terminati. Io spero che vi piacciono, sono sufficientemente solidi e nel caso in cui li rifacciate, mi raccomando, taggatemi sui social, vi lascio i riferimenti nell'info box. Vi ringrazio tanto per il vostro sostegno, senza il quale non saremmo arrivati a questo punto, anche perché ho sempre bisogno di un po' di incoraggiamento e nulla, vi do l'appuntamento alla prossima occasione con un'altra idea. A presto!